Saint Mary Elisabeth Hesselblad was born in Faglevik, Sweden, into a humble and devout Lutheran family. She was the fifth of 13 children born to August Robert Hesselblad and Katarina Petersdotter Dag. Nella famiglia stessa lei ha avuto anche un buon fondamento della vita cristiana perché era abituata alla lettura della Bibbia. Her family was part of Sweden's working-class community, and her father was a tradesman who struggled to provide for his large household. In 1888, at the age of 18, Elisabeth left Sweden for the United States, following in the footsteps of many Scandinavian immigrants seeking a better life. She arrived in New York City, a bustling metropolis that was a world away from the quiet simplicity of her childhood. Lei, emigrando in America, trova lavoro presso una famiglia dove si risveglia la sua malattia che ha avuto quando aveva 12 anni, le ulcere intestinali, per cui viene ricoverata in ospedale, all'ospedale Roosevelt. Per cui lei si sente il desiderio di servire i malati e prega il Signore: guariscimi, Signore, aiutami ad aiutare gli altri. Dopo, quando verrà dimesso, lei poi si iscrive al corso di infermiere. Her calling began to take shape when she enrolled in nursing training and later found work at Roosevelt Hospital, one of the city's most renowned medical institutions. Directly across from Roosevelt Hospital stood the Church of St. Paul the Apostle, the spiritual home of the Paulist fathers. She was not a Catholic at that time, but a biography mentions that she made sure that the Paulists were called if any Catholics requested a visit from a priest. Durante questo servizio ha avuto contatto naturalmente con i padri paulisti, perché molte volte lei avrà anche avuto modo di chiamarli, permettere ai padri di dare questo aiuto agli infermi. When a patient seemed near death and there was no one to send for a priest, she herself ran over to the Paulist fathers at the nearby Catholic church, in the night, in storm, in rain and cold. One night, when she had run out in a frightful storm to call a priest for a dying man who had really wandered from the narrow path, the old father said to her, as he went back to his church, "God bless you, dear little sister. God reward you for your thoughtfulness, your warmth. You cannot yet understand, unfortunately, what a wonderful service you are doing for so many." Credo che anche i padri paulisti dall'inizio stesso loro promuovevano la fede, cioè credo che anche il fondatore cercava tra le diverse denominazioni ciò che li unisce. Anche Madre Elisabetta nel suo tempo ha chiamato i luterani fratelli. One Paulist chronicler, borrowing from her biography, writes, "Once, she was down in the morgue at Roosevelt and got locked in alone overnight with all the dead bodies. She thought she heard a slight noise and discovered that one of them was actually alive." Nel silenzio ha percepito il battito del cuore e quindi lei andava cercando da dove proviene questo battito del cuore e ha trovato questa persona. She massaged his hands, feet, and covered him with some of her own clothes to warm him, and he was restored to life. Lei è arrivata a New York luterana, aveva già avuto la prima comunione nella chiesa luterana, però entrando negli Stati Uniti lei viene a conoscenza di molte chiese. She began to explore Catholicism, drawn by its focus on the Eucharist and its universality. Ha seguito la chiamata del Signore nella Chiesa cattolica, venendo in una visita in Europa. Lei veramente ha avuto un impressionante incontro con il Signore a Bruxelles, nella cattedrale di
Santa Gudula, dove durante la processione eucaristica lei voleva stare non in ginocchio perché non credeva, ma nascondersi al momento del passaggio dell'ostensorio con Gesù Eucaristia. Si sente di dover inginocchiarsi perché si sente dentro di sé che il Signore che passa. Ritorna in Stati Uniti. She read voraciously, studied theology, and sought guidance from priests and religious communities. Piano piano si avvicina sempre di più alla Chiesa cattolica, fino ad arrivare a chiedere il battesimo ad un padre gesuita, padre Hagen. After converting, she returned to Europe. It was during this time that she discovered her affinity for the legacy of Saint Bridget of Sweden, whose life mirrored Elisabeth's in many ways, a life of sacrifice, service, and devotion. Lei amava molto Santa Brigida, non soltanto perché la sua connazionale le conosceva molto bene, ma credo che questa devozione le ha portato anche ad avvicinare la Chiesa, a far rinascere l'ordine brigittino a Roma. Venendo in una visita in Europa, a Roma, lei trova la Chiesa di Santa Brigida, entra nella chiesa dove sente una chiamata interiore che le dice: voglio che tu servi qui il Signore. Ci troviamo nella casa di Santa Brigida a Roma, casa ricevuta in regalo da una vedova romana di nome Francesca Papazzuri nel XIV secolo. E da quel tempo qui viveva Santa Brigida, la sua figlia Santa Caterina, con tutto il seguito fino alla morte nel 1373 di Santa Brigida. Ritorna negli Stati Uniti e si impegna fortemente nel suo servizio da infermiera, ma la voce che ha sentito, qui voglio che tu mi servi, quella voce che ha sentito le segue, quindi decide di tornare a Roma, nella casa di Santa Brigida, iniziare una vita religiosa, perché qui col tempo c'erano le carmelitane, entra tra le carmelitane per farsi suora. E la madre carmelitana ha capito al momento della vestizione che questa figlia dovrà essere vestita da brigittina. Dalla sua professione in poi non rimane qua, ma va in giro a conoscere meglio la spiritualità brigidina in Inghilterra, nel monastero di Sinai, in Germania, Alto Münster, anche in Olanda, in Spagna. Madre Elisabeth ha iniziato il nostro ordine nel 1911 qui, inizia nella Camera di Santa Brigida la nuova fondazione, ma nel 1912 ha dovuto lasciare questa casa. Nella sua vita tanto desiderato di ritornare in questa casa, ha potuto ritornare nel 1931, ha potuto comprare questa casa con l'aiuto dei benefattori, con l'aiuto del governo svedese che ha finanziato. In 1943 and 1944, during the German occupation of Italy, she helped to hide a Jewish family and 2 political fugitives. For this, she was recognized as one of the righteous among the nations by Yad Vashem, World Holocaust Center in Jerusalem. Canonized as a saint in 2016, her life reminds us that the search for truth often begins in the most unexpected places, even amidst the noise and chaos of a city like New York.